Benvenuti ad ATH. Oggi siamo qui con She's the One and Only, un quarter di 4 anni, per parlarvi del Bosal per il lavoro in fascione ATH, che come vedete è già montato sulla cavalla. A cosa ci serve questo Bosal? Questo Bosal ci servirà per preparare la cavalla al futuro lavoro in sella con il Bosal e insegnarle quindi le pressioni che il Bosal creerà sul suo naso, sulla sua faccia, e inoltre ci permetterà di costruire la muscolatura della cavalla per il momento della salita in sella, in modo che questa cavalla sia pronta e strutturata per sorreggere il peso del cavaliere. È chiaro che non possiamo pensare di prendere un cavallo e in 448 salire sopra. Sì, lo possiamo fare, ma non teniamo conto della muscolatura del cavallo. Un cavallo non è abituato, non è strutturato dalla nascita per reggere il peso di una persona, quindi dovremo costruirne la muscolatura, ed è grazie al Bosal per il lavoro in fascione che creiamo questa situazione. Innanzitutto, come mettiamo questo Bosal? Il Bosal deve stare in un'area che si trova tra lo zigomo e circa 2 dita sopra la bocca del cavallo, ok? Noi in questo momento siamo circa a metà strada, che è un buon compromesso. Dovremo valutare, in base anche alla struttura fisica del cavallo, alla forma della sua testa, qual è il punto migliore per effettuare il lavoro sul nostro cavallo. Le prove, come sempre, sono quelle che ci diranno qual è il risultato migliore. L'importante comunque è non superare in altezza lo zigomo del cavallo e verso il basso di non andare oltre, mediamente sono 2 dita prima della bocca del cavallo. L'azione di questo Bosal, come vedete, è sopra la parte del naso del cavallo. A differenza del Bosal per montare, è più corto, ha meno spazio. Infatti il Bosal classico per montare ha un'azione più di leva, mentre questo insegnerà al cavallo solo una cessione alle pressioni, a metterlo in posizione. Con questo Bosal, vedete, abbiamo anche un Fiador che ci permette, nel caso in cui il cavallo dovesse tirare indietro, permette al Bosal di non sfilarsi dalla parte frontale, quindi passando sotto il mento, sotto la barbozza del cavallo, e sfilarsi in avanti, ed inoltre lo tiene in posizione evitando che venga troppo in avanti. In aggiunta, questo Bosal, questo Fiador, ci dà la possibilità di agganciarci alla lunghina. Vedete che qui siamo attaccati a una lunghina ATH, in modo da poter fare il lavoro anche con una lunghina. Lo potremo fare in tondino, non cambia quasi nulla. Se non abbiamo un tondino, possiamo comunque effettuare il lavoro grazie a questi attacchi, per attaccarci alla lunghina e poter fare tutto il nostro esercizio. Sotto il Bosal ci sono gli attacchi, che vedete sono questi cordini con gli anelli, che permettono di collegarci poi ai cordini ATH, in modo da collegarci al fascione. È necessario utilizzare un fascione? Sicuramente è meglio, ma possiamo fare lo stesso lavoro anche su una sella. L'importante è riuscire a trovare i punti di attacco adeguati, che adesso andremo a vedere quali sono. Come cominciamo il lavoro? Allora, per prima cosa cerchiamo di insegnare al cavallo a flettere lateralmente. In teoria, se abbiamo fatto tutti i nostri esercizi del metodo ATH, il cavallo conosce molto bene la pressione grazie alla capezza di addestramento, quindi sa flettere il collo. Ma facciamo una prova aggiuntiva, quindi mi metto comodo alla camera, chiedo una flessione laterale, ok, sempre con poca pressione. Dopodiché, usando la pressione della mia mano come fosse una gamba interna, chiedo al cavallo di avanzare. Questo tipo di esercizio, che si chiama collegamento in Bosal, insegna al cavallo a muoversi seguendo la direzione del suo naso. Mi aspetto che il cavallo inarchi tutto il suo corpo attorno a me. Vedete che i posteriori, le spalle, la testa sono tutte arrotolate attorno a me, e io non devo far altro che girare intorno mentre il cavallo si muove intorno a me. Chiaramente questo esercizio lo faremo da entrambe le parti. Fletto
uso la mia mano come fosse la gamba interna. Nel caso in cui il cavallo dovesse venirmi contro, cercasse di scappare, o nel caso in cui il cavallo non si arrotolasse attorno a me perché è troppo rigido di schiena, non faccio altro che mettere pressione come fosse una gamba interna e cercare di fare in modo di inarcare il costato. Questo sarà un esercizio fondamentale quando poi saliremo le prime volte in sella per avere il controllo della direzione del cavallo. Ok? Insegniamo al cavallo a essere ben flesso, morbido e utilizzare il costato per riuscire a flettersi correttamente e seguire il suo naso. È fondamentale in una prima salita in sella che il puledro sappia seguire il suo naso. Se ci manca questo, non sarà un compito semplice. Ora passiamo a vedere invece il secondo esercizio che andremo a fare. Il secondo esercizio insegnerà al cavallo a cedere alla pressione del Bosal. Ok? Quindi noi porteremo il cavallo a una posizione sulla verticale. Vi mostro lateralmente. Ok? Cerco una posizione sulla verticale e aggancerò i miei cordini in modo da mantenere questa posizione. Inizio entrando nel primo anello del fascione, facendo in modo così che la tensione vada dritta alla stessa altezza del naso del cavallo. Cerco la verticalità e poi vado ad agganciarmi di conseguenza. Ricontrolliamo. Ok, la posizione è questa, quindi il mio cordino arriva fino a qui. Dalla parte opposta farò la stessa identica cosa, perché in questo momento io avrò bisogno di una tensione uguale da entrambi i lati. Quindi passo i miei cordini negli anelli e mi aggancio alla stessa distanza. Ecco qui. Ottengo un cavallo che è quasi sulla verticale. Meglio talvolta che sia un po' più avanti rispetto alla verticale che più sotto. Vedrete man mano che ora inizieremo a muoverci che questa verticale cambierà, perché imparando a cedere alla pressione il cavallo imparerà a incassare il collo fra le spalle, quindi la sua verticale cambierà nel movimento. Ok? Quando si parla di verticale fate bene attenzione, ci sono molte variabili che hanno a che fare con il concetto della verticale. Ora la puledra la vediamo così, vedrete poi con il movimento come questa posizione cambierà, è naturale, è normale e più il cavallo sarà allenato, più sarà in grado di spostare questa verticale indietro, quindi ci permetterà di accorciare i cordini. Da qui chiederemo al cavallo di muoversi all'inizio al passo e teniamo sotto controllo il movimento, cerchiamo di vedere come lavora sul Bosal. Non è la prima volta che questa puledra lavora con il Bosal, conosce già questo tipo di lavoro, quindi sa rispettare la tensione che sente. Nel caso in cui il cavallo con cui state lavorando dovesse andare in ansia, dovesse indietreggiare, impennare, vuol dire probabilmente che la tensione del Bosal è troppa, quindi dovete allungare un pochino i cordini e permettere al cavallo di capire, di imparare a cedere a questa pressione. Man mano invece che il lavoro migliora, man mano che il cavallo impara a cedere a questa pressione, potete allora accorciare. Abbiamo fatto un paio di giri al passo, ora chiederemo un po' di trotto. Molto bene, vedete che la cavalla sta mantenendo la posizione e il collo comincia a prendere un arco. Okay? Quello che stiamo cercando è proprio questa posizione ad arco del collo che permette di sollevare leggermente le spalle e di ingaggiare il posteriore, in modo che il cavallo non pesi eccessivamente in avanti ma non sfugga nemmeno indietro. È una leggera cessione
al Bosal. Normalmente faccio 5 giri di trotto, dopodiché, adesso per chiaramente esigenze del video, passiamo subito al galoppo, dopodiché faccio 5 giri al galoppo. Anche in questo caso, pur avendo variato l'andatura, vedete che la cavalla sta mantenendo la posizione, questo grazie al lavoro già effettuato, ed è quello che cerchiamo di ottenere nei nostri cavalli, dei cambiamenti di andatura con una postura corretta, in modo da far ingaggiare correttamente la muscolatura. Anche nella fermata il Bosal agisce in modo che il cavallo non si fermi alzando la testa, okay? Quindi mettendosi contro la pressione del Bosal, ma cedendo ad essa. In questa maniera abbiamo di nuovo l'ingaggio dei posteriori, lavoro sia di schiena che di addominali, le spalle sollevate. Sempre per esigenze di video, in questo momento stiamo accelerando un po' i tempi, ma è giusto per farvi vedere come lavorare. Mediamente, come vi dicevo prima, io faccio 2 giri al passo, 5 al trotto, 5 al galoppo, cambio mano e di nuovo 2 giri al passo, 5 al trotto e 5 al galoppo. Sconsiglio di esagerare con il numero dei giri. Il cavallo impara la cessione finché è in energia, finché ha la volontà di lavorare. Quando il cavallo comincia a essere stanco, cosa succede? Che il cavallo si appoggia allo strumento e diventa pesante. Quindi la mia formula 2 passo, 5 trotto, 5 galoppo può essere variata in base alle necessità, ma cercherei di non andare su quantitativi di giri eccessivamente alti. Passiamo al terzo esercizio. Questo, abbiamo detto, insegna al cavallo la cessione, quindi quando premo sul naso mi aspetto che il cavallo ceda. Ora invece andiamo a creare un'impostazione tale per cui richiederemo al cavallo di lavorare maggiormente con la schiena. Quindi passiamo i cordini sotto e ci agganciamo sempre sul nostro fascione rispettando la verticale, ok? Quindi vedete che la testa è circa sulla verticale e io mi posso agganciare in questo punto. Anche qui lavoriamo a pari. I cordini devono sempre lavorare in questo caso in maniera parallela, nella stessa maniera. Questa posizione fa sì che il cavallo mantenga una postura del corpo adatta a far ingaggiare gli addominali e a portare sotto i posteriori, quindi di conseguenza sollevare la schiena. Il cordino che passa sotto la gamba del cavallo passa dietro il gomito, facendo sì che se il cavallo dovesse opporsi alla pressione del Bosal, il suo stesso gomito gli darà dei piccoli colpetti nel movimento per chiedergli di rimanere in cessione sempre al Bosal. Ok? E anche qui chiederemo del passo. Ok, vedete che la puledra conosce questo esercizio, quindi cerca di non mettere in tensione i cordini. Questo cosa significa? Che lei stessa mantiene la postura del corpo, quindi vuol dire che noi stiamo andando ad attivare, ad utilizzare meglio i muscoli in maniera attiva e non passiva, ovvero non sono io che costringo il cavallo a stare nella posizione, ma il cavallo che resta in questa posizione, usando, come dicevo, attivamente la muscolatura. Passiamo al trotto. Le prime volte chiaramente i cordini saranno un po' più lunghi, permetteranno al cavallo di capire la situazione. Man mano che impara a gestire questo strumento possiamo anche andare ad accorciare la lunghezza.
Proviamo del galoppo. Vedete che anche andature superiori la tensione dei cordini è minima. Questo sempre a segnalare il fatto che la cavalla ha imparato a cedere alla pressione del bosa e a utilizzare attivamente la sua muscolatura. Anche i muscoli del collo, oltre a quelli della schiena, stanno lavorando in questo momento per poter mantenere la posizione delle spalle sollevata. Okay? Come se noi provassimo a spingere il nostro collo nelle spalle, automaticamente le nostre spalle si sollevano. Ed è quello che stiamo cercando di chiedere al nostro cavallo. Oh. Molto bene. Questi sono i 3 esercizi che noi andremo a fare con il Bosal per il lavoro in fascione. Come dicevo, questi esercizi insegnano al cavallo a mantenere una postura attivamente, quindi utilizzando la sua muscolatura, gli permettono di imparare a cedere alla pressione sul naso, che poi ci servirà un domani, quando saliremo in sella, per utilizzare il Bosal in maniera corretta. Ed avremo così un cavallo pronto fisicamente e muscolarmente a portare il peso del cavaliere. Quest'ultimo esercizio, vi aggiungo una piccola nota, in cavalli particolarmente sensibili vi consiglio di iniziarlo eventualmente con un cordino alla volta, ovvero un cordino legato sotto, mentre il cordino che sarà esterno fate in modo che funga come una redine d'appoggio, quindi vedete si appoggia al collo ma rimane legato alto. Per quale motivo questo? Prima di tutto, se il cavallo dovesse andare in panico perché non conosce la pressione, ha una via di fuga laterale, si può piegare di lato. Okay? Quando un cavallo va in panico, spesso se viene legato sotto senza essere preparato, può succedere che si impenni e si rovesci indietro. In questa maniera non succede, perché il cavallo ha sempre la possibilità di piegarsi di lato, per cui per lui è una via di fuga. Inoltre questo permetterà le prime volte di lavorare con una leggera flessione interna, che le prime volte ci può andare bene per poter gestire al meglio la situazione e poter controllare il cavallo nel caso in cui avessimo necessità di bloccarlo con la nostra lunghina. Quando il cavallo avrà imparato a gestire i cordini legato sotto, prima a sinistra come è messo adesso, poi a destra, quindi cambieremo posizione, la redine esterna diventerà il cordino di sinistra e la redine interna diventerà il cordino di destra. Quando il cavallo, dicevo, avrà imparato a gestire tutte queste due situazioni separatamente, allora potremo metterle insieme e lavorare, come abbiamo visto prima, passando entrambi i cordini sotto. Okay? Quindi questo è il lavoro che andremo a fare con il Bosal per il lavoro in fascione ATH, costruzione quindi della posizione e della muscolatura del cavallo. Ringraziamo She's the One and Only che ci ha aiutato in questo video e vi auguriamo un buon lavoro.